Ciao a tutti, spero funzioni tutto. E allora, sono qua a casa del Balla, siamo in pieno regime, diciamo, di così confronti su quello che sono i cloni Hammond. In questo caso abbiamo voluto fare un esperimento che è una valutazione che riguarda esclusivamente l'aspetto del suono dell'Hammond, nel senso, qui abbiamo una cosa molto economica, nel senso che molto economica per avere a disposizione un suono da portarsi dietro, che è l'HX3, che è un modulo famosissimo ormai nell'ambiente, diciamo, dei cloni Hammond, e l'SKX Pro di Hammond. Chiaramente sappiamo benissimo, perché ho già fatto un video su questo strumento fa molte altre cose, fa pianoforti, piani elettrici, synth, ha anche un synth monofonico a bordo, insomma tutta una serie di cose molto molto interessanti che riguardano l'aspetto, come dire, anche professionale. Uno va in giro, può avere il pianoforte qua sotto l'Hammond qua, è tutto un altro discorso. Però oggi ci soffermiamo su quello che è l'aspetto del suono Hammond, cioè del suono in questo caso del clone del B3 C3. Il problema fondamentale è che ogni volta che mettiamo a confronto qualsiasi altro clone con l'HX3 ci troviamo di fronte a un preciso punto da considerare, una precisa considerazione da fare, che riguarda proprio l'aspetto della base sonora da cui si parte. Ora è chiaro che qui faccio una premessa: questo suono che state sentendo è il risultato di un lavoro che Marco ha fatto per raggiungere una situazione ideale, perché poi lui esce da questo e entra dentro un Tornado, quindi un Leslie, e di conseguenza ha lasciato, come potete sentire, un aspetto sugli acuti abbastanza aperto, cioè insomma si sentono gli acuti, quelli non mancano, perché comunque poi vengono un po' mangiati, diciamo così, dai coni e dall'aspetto così poi fisico, no, dell'amplificazione. Però vorrei partire dal suono di base per farvi sentire anche qual è, no, il suono di entrambi quando si tratta di suono senza l'amplificatore. Partirei proprio così.
Togliamo chiaramente la percussione. Sono diversi, mentre si lavora con i drawbars, sono... Qui, nonostante ci sia scritto Hammond, in ogni caso c'è un qualcosa di... lo so, di leggermente meno organico. Ora non so, sta parola organico, lo so, sembra una roba, capito, dei parchi, dei bioparchi, diciamo, ma... Marco però... ma questi bioparchi, e poi invece la verità è che una volta che poi si aziona il famoso rotary, e qui per metterlo bisogna fare il cinematografo, perché ecco, adesso noi abbiamo, mettiamo tutto full anche qua. Vi faccio sentire. Ecco, è evidente che la simulazione Leslie, la simulazione del Rotary dell'Hammond di questo SKX è notevolmente meglio, no? Nel senso che qui abbiamo un po' di qui invece si ha la sensazione di essere più di fronte al cabinet, ma però poi dall'altra parte il suono qui risulta un pochino più... un pochino meno, diciamo, ecco, appunto verace, perché nonostante questo abbia questi problemi, poi nel momento in cui per esempio si usa il drive, il suo drive, c'è questa caratteristica che è veramente incredibile. Adesso scoppietta un po', però questa caratteristica qua, mescolata con il chorus, questo chorus funziona bene anche qui. Allora, io così a orecchie mie personali sento che questo suono in un live, in un contesto diciamo di arrangiamento insieme agli altri, buca da morire, nel senso che poi voglio dire, possiamo sempre chiuderlo un filino, cioè nel senso, se ci piace avere un suono meno rancido.
Il discorso qual è? Che qui riconosco che non è vero. Qui rischio, nonostante sia meno preciso, continuo a guardare Marco perché mi fa di sì con la testa, che poi lui chiaramente li ha usati dal vivo tutti, anch'io, però io magari una o due volte, lui li ha portati in giro per tanto tempo e ne parliamo tanto quando andiamo a mangiare così di queste cose qua, non solo di queste, non è che siamo dei rimbambiti che parlano solo di tastiere, però tra una cosa e l'altra si parla anche di tastiere e sì, c'è questo discorso qui. Io qui non sento. Non so come dire, c'è una distanza qui che ricorda molto, e questo lo si compra ed è così, cioè non c'è da fare niente, il suono che c'è dentro è questo qua. Qui, dopo vari lavori, a me piace questo suono, non mi fraintendete, nel senso che è molto diretto, molto cattivo. Poi ragazzi, anche qui si può usare reverb, entrare nel menu, questo veramente dal punto di vista dell'editing è profondissimo. Anche questo ha qualcosa di realistico che non so definire ed è veramente pazzesco, perché poi quando si suona poi diciamo come se fosse questa. Ecco, diciamo che è proprio bello suonarlo, poi scopre il fianco anche lui in certi casi, soprattutto quando si tratta del rotary, ogni tanto in certe situazioni c'è un po' di ballerino, però anche qui si può lavorare, però si possono spostare le cose, arrivare a qualcosa che ci. Qui diciamo che hanno fatto dei passi avanti dopo aggiornamenti vari, perché non è che sia proprio. Qui diciamo che con un po' di overdrive. Non so come dire, la sensazione è che in un contesto live sicuramente questo qui sia molto efficace e abbia un ottimo suono proprio oltretutto anche i contatti, la simulazione dei contatti. Questo invece è un key click, diciamo. Mi diceva Marco che tra l'altro anche qui ci sono i 9 contatti con un controller specifico che permette di farli suonare, che però costa tantissimo. Si possono sentire i 9 contatti. Allora vuol dire che, e questo parliamo di 12 anni fa, c'era già quella tecnologia lì in questo caso. Questo click è il risultato però di una tastiera che non permette di sentirli, e quindi è un impatto unico. Però insomma non so come dire, l'effetto. Levo la percussione. È bello. Qui se si suona
molto leggeri, capita anche magari di sentire quella cosa lì dei contatti, però mentre si suona sul serio, insomma, sì, ma vagamente, dipende dal contesto musicale, ecco, mettiamola così. Io di base quello che volevo farvi arrivare era il fatto che siano entrambi due organi assolutamente validi. Questo chiaramente è uno strumento che ha un'altra idea, no? È in un'altra modalità. Avete un Hammond bello, performante, insieme a tante altre cose più o meno performanti. Se volete andarvi a vedere il video che ho fatto, ci sono un po' di cose carine, altre suonano bene, altre suonano meglio in altre tastiere, diciamo, però come sempre i confronti lasciano il tempo che trovano, nel senso che confrontate così uno sceglie che cosa gli piace di più, però state attenti perché a volte magari questo qui è un buonissimo suono di Hammond, no? Però magari non avete bisogno esattamente di questa cosa qui, avete bisogno magari più di una cosa del genere, quindi prima di fare una scelta che riguarda esclusivamente il suono dell'Hammond c'è da pensarci. C'è un'altra cosa però importante che tutte le volte dico quando si tratta di suono di Hammond. Una delle cose più difficili, ed è qui che poi tutti un po' con lui, con l'HX3, fanno una figura così meno solida, è questa parte qui. Questa parte qui è veramente difficile da riprodurre, soprattutto quando si sta in questi contesti qua. Tolgo. Sentite come si arrabbia? E quindi qui ho e anche cioè non si mescolano, le sento nonostante la distorsione. Se poi levo il drive ancora di più. In un modo talmente naturale che ricorda davvero l'effetto che fa un Hammond. Qui tolgo il drive. E poi sentite questo in generale è molto più diretto, molto più in faccia. Questa distanza in qualche modo aiuta a rendere più credibile la cosa. Però sono convinto che poi lavorandoci, registrando o suonando live, questa sensazione di dritto, di diretto sia giusta, perché poi alla fine, se ci pensiamo bene, molto spesso noi ci troviamo a fare un doppio salto mortale, no? Cioè questo qui è un suono che esce così. Io l'ho suonato tante volte, li ho suonati tante volte gli Hammond dal vivo, in situazioni dove erano importanti gli strumenti fatti da Suzuki. Alla fine hanno sempre una resa micidiale che ti ricorda tanto quella dell'Hammond, e ti fa tanto chiesa, non so come dire, e sotto le mani hai una sensazione importante. Proprio per questa... come dire, questo impatto diretto, questa sensazione di diretto e di molto leggibile, no? Questo strumento è come se fosse già
in un contesto di registrazione, già in una stanza. Allora, questo può essere bello da una parte perché avete sentito anche all'inizio, questo qua stava insieme alla base in quel modo lì. Non è detto poi che live però la cosa funzioni nello stesso modo, perché poi si passa per altri coni, si passa per un impianto. Cioè, non so come dire, bisogna probabilmente un pochino avvicinare anche questo per fare in modo che poi si abbia un impatto con cui un fonico può lavorare tranquillamente, perché così siamo un po' nella simulazione anche ambientale, che a volte può essere così fuorviante per un lavoro poi di mix. Però queste sono tutte supposizioni, nel senso che poi io li ho suonati entrambi. Mentre stai suonando sei lì con i dropbars in mano, stai accompagnando un pezzo, cominci a sentire dov'è che grida, dov'è che suona e ti abitui e entri in relazione. E questo vale per tutti questi strumenti. Questo è uguale, probabilmente uno si mette lì, inizia a suonare, inizia a sentire come funziona anche questa sensazione diretta così, no? Che molti dicono sì, ma quando provo l'Hammond mi sembra un organetto. Non è che c'è dentro l'organetto, c'è dentro una cosa che avvicina un po' di più a un aspetto da chiesa. È difficile da spiegare, ma se qualcuno di voi ha sperimentato dal vivo questi strumenti mi capirà per certi versi, perché alla fine questo full qua in un contesto live fa veramente tanto quell'effetto chiesa. Questo qui sembra che la chiesa sia un po' sia una chiesa così. Questo qua dipende da dove suoni. Questo qua è già, c'è quella chiesa lì e quella è. Però vanno benissimo tutte e due. Io se dovessi sceglierei questo per una questione di attitudine personale di suono. Cioè, nel senso che per me questo drive non si perde mai. Questo non si perde, ma c'è un pochino quella sensazione di finto. Qui non c'è mai neanche, anche se il fast è un po' farlocco, però fa più quell'effetto lì. C'è il chorus, Sentite com'è sporco? L'Hammond è sporco, cioè nel senso è perché suonato in questo modo, perché comunque questo è il risultato poi fondamentalmente del Leslie che non ce la fa a sopportare il suono che entra e a riprodurlo in modo pulito, quindi poi questa cosa qua è micidiale, ragazzi, non è facile trovarla così vera, La key compression dell'Hammond è veramente pazzesco. Sentite che qui si sente un po' di fisarmonica. E qui invece arriva il diavolo, capito? E quindi quella cosa lì. Tra l'altro Marco mi diceva che questa cosa qui dentro il Leslie vero, perché adesso noi stiamo usando la sua simulazione, ma questo se lo metti dentro un Leslie, buonanotte, cioè proprio
voglio invitare tutti gli amici vecchi e nuovi che fanno così con le no, non è vero, questo, quello, quell'altro. Raga, questo qua, io non so che cosa c'ha nel cervello, ma ha fatto un lavoro veramente. Loro sono Hammond, ma appunto c'è un po' di Fisa, c'è un po' di quella roba dentro. Qua invece è diverso. Metto full perché poi no, ma i Drobas non erano perfettamente identici. C'è ancora più Fisa. Qui la Fisa non c'è mai. La Fisa, non per offendere la fisarmonica è bella così, che ci sia dentro il suono dell'Hammond non è, diciamo, il benvenuta, diciamo. Sentite, anche pulito, pulito, capito? Ecco, quindi ci siamo capiti, va benissimo, perché poi quando lo usi, ci lavori, vi garantisco che questo suono ha un'identità forte, però insomma ci siamo scontrati poi con quello che era anche l'intento di questo video, cioè quello di farvi arrivare queste differenze che secondo me, almeno a mio parere, sono abbastanza evidenti. E quindi niente. Adesso per chiudere questa cosa facciamo una prova, perché uno dice vabbè, ma allora se metto un Leslie esterno va a posto? Facciamo la prova, proviamo con il Lex di Strymon e facciamo una prova con questo, scusatemi, e con questo, dentro quello facciamo proprio 2 note e poi non lo lascio in coda così. Intanto vi saluto, vi ringrazio Marco che mi ha ospitato. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, le mie cose, la mia musica, i miei libri, tutto quello che faccio. Se vi interessa, chiaramente, quindi iscrivetevi e andate sul sito e cliccate la campanella e tutte quelle cose lì che io non mi ricordo esattamente, ma che se le fate date una mano al canale. Facciamo quest'ultima prova, non ve ne andate, come dicono in televisione. Faccio questa prova, Marco mi dà una mano, ci vediamo fra niente, perché adesso taglio e poi voi lo vedrete subito.